Carissimi amici, buongiorno a tutti. Oggi vi parliamo di come ottimizzare il consumo dei vostri elettrodomestici per poter mitigare i notevoli consumi di corrente e gas, visti i costi notevoli che in questi giorni stiamo subendo. Per prima cosa possiamo parlare del frigorifero, che essendo un elettrodomestico che funziona ininterrottamente dalla mattina alla sera tutti i giorni, è un elettrodomestico che influisce sui consumi. Allora, le regole fondamentali da seguire per abbassare il consumo di questo apparecchio sono: per prima cosa cercare di non sovraccaricarlo troppo di alimenti, quindi di non riempirlo troppo e di aprirlo il meno possibile. Poi è buona cosa tenerlo lontano da fonti di calore, tenerlo distanziato dal muro almeno 3-4 cm e di pulire frequentemente la serpentina posteriore se questa serpentina è presente. Un'altra cosa molto importante per quello che riguarda il frigorifero è la regolazione della temperatura. Allora si possono avere due possibilità: un termostato elettronico con display digitale o un termostato del tipo con la classica rotellina con i numeri che vanno più o meno da 1 a 5. Allora, se abbiamo un termostato digitale col display, sarebbe bene impostare la temperatura del frigorifero più o meno tra i 6-7 gradi. Però bisogna fare attenzione, perché alimenti come carne, pesce, latticini, formaggi richiedono una temperatura ideale di 4 gradi. Quindi bisogna stare attenti a non tenere per molti giorni questi prodotti all'interno del frigorifero se appunto portate la temperatura intorno ai 6-7 gradi. Per quello che riguarda il congelatore, invece, la temperatura ideale per un buon mantenimento è di meno 18 gradi. Se invece avete la classica rotellina con i numeri che vanno più o meno da 1 a 5, ci si può regolare in questo modo. In pratica, quando la temperatura ambientale è molto alta, quindi quando fa molto caldo in estate, non dobbiamo cercare di alzare sui numeri più alti il termostato, ma di tenerlo sui numeri più bassi, quindi più o meno tra 1,5 e 2 massimo. Invece quando la temperatura si abbassa, quindi d'inverno, si può anche portare la manopolina del frigorifero anche sui 3-4. Questo perché? Che potrebbe sembrare un controsenso, perché per far consumare di meno il frigorifero noi dobbiamo cercare di mantenere più bassa possibile la differenza di temperatura tra la temperatura ambientale e la temperatura all'interno del frigorifero. Quindi facciamo l'esempio dell'estate: quando fa molto caldo, quindi la temperatura esterna è molto alta, se noi portiamo la manopola del frigorifero intorno a 3-4, quindi gli chiediamo di fare più freddo, noi aumenteremo quindi la distanza che c'è tra la temperatura ambientale e quella all'interno del frigorifero. Ora, che cosa succede? Che il frigorifero in queste condizioni ha difficoltà a raggiungere la temperatura da voi richiesta e quindi il motore continuerà sempre a caricare, perché il termostato, non avendo raggiunto la temperatura ideale, non scatta, e quindi si crea un effetto contrario. Dato che il compressore del frigorifero sta sempre in funzione, si potrebbe formare in queste condizioni un blocco di ghiaccio nella parete posteriore del frigorifero, il quale creerebbe un effetto ancora più dannoso, cioè creerebbe il cosiddetto effetto igloo, cioè crea uno strato di ghiaccio che isola la parete posteriore, che è quella da dove viene il freddo, all'interno del frigorifero, e quindi non permette il diffondersi del freddo all'interno del frigorifero, creando un consumo ancora maggiore e un rendimento minore del frigorifero. L'ultima cosa che possiamo dire sul frigorifero è di controllare lo stato di usura della guarnizione dello sportello. Quindi se vedete che la guarnizione dello sportello non aderisce bene al corpo del frigorifero, chiaramente dovete prendere provvedimenti per la sua sostituzione. Ora possiamo parlare invece dei congelatori. Allora, la temperatura da impostare nel congelatore, la temperatura ideale è quella di meno 18 gradi.
Questo se avete sempre il classico display elettronico digitale. Se invece avete il termostato con la rotellina, potete impostare su una posizione eco, se è presente sul termostato, oppure su una temperatura media. E anche qui la cosa importante è tenerlo scostato 3-4 cm dal muro e pulire la serpentina. Un'altra cosa che bisogna fare attenzione è alla quantità di ghiaccio che si forma all'interno del congelatore. Quindi periodicamente questi vanno scongelati e chiaramente anche questi vanno aperti il meno possibile. Allora, lo scongelamento in pratica bisogna regolarsi in questo modo. Un congelatore normalmente tra i 6 e gli 8 mesi va scongelato, oppure anche prima se vedete che lo strato di ghiaccio è aumentato notevolmente. Anche per quello che riguarda i congelatori no frost, che teoricamente non dovrebbero mai formare ghiaccio, però anche questi è bene una volta l'anno scongelarli. Ora parliamo di lavatrici e lavastoviglie. È bene, quando si fanno i lavaggi, cercare di adoperare temperature più basse possibili, perché chiaramente il riscaldamento dell'acqua è quello che mette in funzione la resistenza e quindi è quello che fa un consumo maggiore. E poi cercare di nelle lavatrici utilizzare centrifughe più basse possibili e utilizzare questi elettrodomestici nelle fasce orarie più convenienti. Quindi in genere sono la sera dopo le 7 oppure nei giorni festivi. Per quello invece che riguarda i fornelli, i piani cottura, che possono essere a gas, elettrici o a induzione, una buona regola che si può seguire per consumare di meno è, per esempio, quando dovete far bollire l'acqua, una volta che è partita l'ebollizione potete abbassare la potenza della fiamma. Oppure alcune pentole permettono di cuocere anche dopo che si sono spenti i fornelli, quindi magari una pietanza si può spegnere anche 3-4 minuti prima e lasciarla sul fornello in modo tale che si ultima la cottura con il calore residuo della pentola stessa. Per quello che riguarda invece i forni, che possono essere a gas elettrici, una buona regola è quella, per esempio, di utilizzare, dove è possibile, dove il forno è dotato, maggiormente i programmi ventilati. E anche qui si possono spegnere magari anche 2, 3, 4 minuti prima dei tempi normali di cottura, senza aprire lo sportello del forno, così col calore residuo la cottura può arrivare a termine. Per quello che riguarda poi i piccoli elettrodomestici, quelli dove questi prevedono la posizione in stand-by, magari collegarli su delle ciabatte elettriche in modo tale che voi potete spegnere anche la posizione stand-by. Questo vale sia per i piccoli elettrodomestici che per i televisori. E per quello che riguarda l'illuminazione dell'appartamento, se ancora avete lampadine a incandescenza o a neon o alogene, sarà bene sostituire queste con delle lampade a LED, che sono delle lampade che permettono un notevole risparmio di energia. E quando dovete comprare un nuovo elettrodomestico, chiaramente dovete cercare di comprare un elettrodomestico che abbia una classe energetica più efficiente possibile. Carissimi amici, per oggi è tutto. Quindi ricordatevi di inviare commenti e di iscriversi al canale. Grazie e arrivederci.